Un mese, signori miei, è volato. E qui dice: basta così, Luca Salvadori! È ora del round 2 di questo CIV International Trophy al Misano World Circuit. Questa pista sembra stregata per me, sia per il mio passato, sia per quello che è accaduto questo weekend. 2 cadute inspiegabili nella stessa curva. Un problema tecnico che ha rischiato di mandare a fuoco la Ducati V4R. E infine una qualifica che ci ha visto perdere il primo posto per soli 40 millesimi di secondo, un battito di ciglia. Dopo la prima gara dominata al Mugello, ci vedevano già come i mattatori del campionato, ma conoscendo il valore dei miei avversari, sapevo che sarebbe stata solo una questione di tempo. Adesso la sfida è più accesa che mai. Il primo tra tutti, Tamburini, con la sua nuova MS 1000RR e sulla pista di casa ha colmato il gap ed è pronto a puntare alla vittoria, così come gli altri protagonisti, Gamarino, Lamarra, Ruiu. Sì, anche Ruiu, oltre al CIV, ha deciso di mettersi in gioco nello stesso weekend anche qui, centrando la pole position. Almeno 5 pretendenti alla vittoria, tempi da record e distacchi minimi. Ci sono tutti gli ingredienti per una gara al Cardiopalma. Chiudiamo la prima fila con Luca Salvadori, leader di classifica. Luca, 40 millesimi tra questa terza posizione e la pole. Che gara ci dobbiamo aspettare? Il tempo tra l'altro incerto. Sai che fin quando ci sono le goccine a me va benissimo, speriamo solo di non avere una gara dimezzata e il mio obiettivo sarà andare davanti e cercare di fare il passo come ho fatto al Mugello. E allora buona gara, in bocca al lupo anche a Luca Salvadori e la linea torna a te Andrea perché si parte. Non so perché sono stranamente più teso che al Mugello, forse perché questa pista è la gara di casa di Tambu e invece è la peggiore per me, forse perché mi trovo in prima posizione in campionato, non lo so. Quello che so è che purtroppo la scelta della gomma anche questa volta si rivelerà fondamentale. Davano sole con 23 gradi oggi e invece ci troviamo con il cielo tutto coperto, qualche gocciolina di pioggia e molto vento. Abbiamo optato per una SCX al posteriore, un rischio forse, non lo so, però è quella che ci ha permesso di fare i run migliori fino ad oggi, anche se appunto, ripeto, non abbiamo mai trovato queste condizioni. Ma al Mugello c'erano meno gradi e comunque è arrivata in fondo senza molti problemi, quindi abbiamo scelto questa opzione. Speriamo di aver fatto la scelta giusta e soprattutto di aver azzeccato quella mossa vincente dal sabato alla domenica che al Mugello mi ha permesso di fare la differenza. Adesso mettiamoci sulla terza casella e proviamo a fare una bella partenza e buttarci lì davanti. E i semafori che si stanno per accendere, ci vuole un po' più di tempo questa volta, eccoli qua, attesa un po' più lunga, si spengono adesso. Intanto diciamo che è importante superare qui la variante del parco indenni perché può essere sempre complicata questa fase di gara. Come ti ho annunciato, Gamarino si è buttato subito lì davanti. Sì, hai detto bene, ovviamente. Non è partito come benissimo il solito. Luca. No, Salvadori è in sesta posizione, Gamarino benissimo. Mamma mia, che disastro. Ho sbagliato tutta la metà del primo giro, compresa la staccata della quercia, ma non mi sento la moto in mano. Non ha nulla a che vedere con quello che avevo in mano l'altro giorno. Sarà il vento, sarà la modifica, sarà la gomma, non lo so, ma sarà una gara difficile. Attenzione, Salvadori addirittura in settima posizione, un inizio un po' complicato per Luca.
Il buon Latrex siamo riusciti a passarlo, adesso devo concentrarmi e tornare sotto al gruppetto di testa perché Tambu è già lontano. Quarto davanti a Sgroi, poi appunto Salvadori che ha recuperato la posizione sulla trekking, adesso sta cercando, eccolo Luca che inizia a spingere forte per rimontare e non perdere terreno sui primi 5, anche perché insomma diciamo sempre, no, 10 giri qui a Misano, non pochissimi però neanche un'enormità. Ragazzi, non c'è verso, non riesco a fermarmi più, la moto non si ferma più. Alla quercia sto staccando dove staccavo l'altro giorno, spinge da far paura. Tutto da rifare, però adesso basta errori perché ormai sono lontani e il podio è già una cosa molto difficile. La Marra e Gamarino sono quelli che staccano veramente forte. Ci aspetta un garone, peccato solo 10 giri. ...37 348, 37 311 per Tamborini, subito giro veloce, siamo tutti lì. Salvadori 37 673, un po' più lento sul 38 Sgroi. Sì, diciamo che sono tempi importanti, consideriamo che qui i primi 10 con questi tempi e 37,6 sesto Salvadori può star benissimo davanti nel civo, comunque competere per le prime 10 posizioni. Attenzione, intanto arriva, eccolo qua, con il numero 23, Luca Salvadori, inizia la sua rimonta, in a terra è iniziata già da prima. Dai, passato Sgroi, adesso devo concentrarmi per tornare sotto alla Marra e Ruju che sono lì davanti, non sono lontanissimi, qualche secondo, però è innegabile, lo state vedendo anche voi, non riesco a fare le mie linee, non riesco a fermarmi. Quando provo una staccata su un altro avversario sono impiccatissimo. Oggi veramente non mi sto divertendo, sono al limite dappertutto e sto girando piano. Ieri il 36,5 arrivava così, senza problemi. Oggi girare in 37 è una fatica atomica. Salvadori 37,085 in rimonta, è su il giro veloce fino a questo momento della gara, ma anche davanti pestano duro in 37,3, 37,2 Tamborini, la Marra e Ruju, quindi per recuperare ce ne vuole veramente tanto perché mangia sì, ma a qualche decimo stanno spingendo più o meno tutti sullo stesso ritmo. Appena Gamarino 37,425, un po' il ritmo che ti aspettavi, Fabio? Sì, diciamo che il 37 basso ce l'hanno questi 4-5, ce li hanno tutti il 37 basso, forse il 36,5, 36 alto ce l'ha solo Luca, ma mi immaginavo sì questo passo gara. Luca che tra l'altro Salvadori con la sua Ducati dovrà spararlo se vuole riagganciarsi, perché se no si fa veramente dura, li vede, è lì vicino, o sperare magari che si inneschi un po' di bagarre che rallenti i piloti che lo stanno precedendo.
perché adesso la gara ha preso una fisionomia nel finale molto più delineata, 36,6, Tamburini 36,7, era un passo davvero stratosferico questi due. Gamarino con l'errore 38,9, però ha mantenuto la terza posizione davanti alla Marra in 37,7. Preoccupante il 38,029 di Salvadori, 38,029, è più veloce ancora di Sgroi che lo segue, sul quale un ottimo margine, e questo è un giro che allontana dalle prime posizioni Luca. Sì, non capisco cosa sta succedendo, probabilmente o ha capito che magari non riesce a stare col gruppo davanti e sta temporeggiando per il campionato, perché questi tempi non li ha mai fatti neanche nelle prove libere, l'ho seguito un po' e da fuori è stranissimo. 38,2. Questi tempi non si vedevano neanche nella prima prova libera. Oggi veramente è un disastro su ogni fronte. Mancano ancora 3 giri e la gomma posteriore è finita. Anche lì scelta purtroppo sbagliata. Non avrei mai pensato che dopo così pochi giri la gomma calasse così tanto. E da quello che sto vedendo anche Gamarino là davanti ha esattamente lo stesso problema. Da che era in lotta per la vittoria praticamente è stato ripreso dalla Marra e adesso stanno combattendo. Dal mio punto di vista posso solo remare, arrivare in fondo e cercare di non fare ulteriori danni a quelli che abbiamo già fatto. Perché in queste situazioni frustranti è un attimo buttarsi per terra e perdere ancora di più. Come esce Roberto Tamburini, bellissima questa sua traiettoria, direi impegnatissimo anche Ruio, e occhio perché qua stiamo per andare verso gli ultimi 2 giri, questi 2 super piloti. Roberto Tamburini che comunque, se sei d'accordo, secondo me nonostante il garone di Luca Salvadori al Mugello aveva già fatto vedere ottime cose, non aveva mollato praticamente niente quasi fino alla fine. Sì, bisogna considerare che questa è la pista di Tambu e che comunque anche la Ducati e le Dunlop ce l'ha solo lui, quindi c'è uno sviluppo da fare, forse al Mugello non era pronto come adesso, ma anche Luca non è il Luca di sempre in questa gara. 38,9. Ormai ho vergogna a guardare il cruscotto con i tempi. Il controllo di trazione ormai, cioè, mi sta dicendo te prego fermate, perché non è rimasto niente sulla gomma. Io apro il gas e non succede niente. La moto non ha più trazione, non va più avanti, cioè è... Vabbè, finiamo questa gara e portiamo a casa quel poco che si può portare a casa. E là davanti Tamburini si sta giocando la vittoria con Ruio. E sarà molto interessante a fine gara vedere che gomma ha scelto Ruio. Purtroppo con Tamburini non si possono fare confronti perché USA Dunlop hanno una filosofia costruttiva completamente diversa rispetto a Pirelli. E allora ci siamo al carro, si porta all'interno, chiude Tamburini, cerca un incrocio che però non c'è, Gabriele Ruio, Tamburini perfetto, pulitissimo, esce anche dalla seconda del carro, rimane soltanto la Misano per decidere questa vittoria del National Trophy 1000 con Tamburini che anticipa, si porta all'interno, chiude tutto quello che c'è da chiudere, Ruio prova all'esterno, prova dall'altra parte, vanno alla volata Tamburini Ruio, il Tambu, Roberto Tamburini, Gamarino si scompone, altra volata per il terzo posto
posto, Gamarino con la Marra che si dà uno schiaffo sulla coscia, un pugno sulla moto, ma niente da fare, è Gamarino in terza posizione, un po' sconsolato Salvadori invece quinto. Che gara bellissima! Che dirvi ragazzi, fa molto male dalla prima posizione in campionato finiamo in seconda posizione a 9 punti da Tamburini. Come sospettavo Ruio aveva sotto 1-0 ed è arrivata rovinata già quella, quindi immaginatevi una X che è ancora più morbida. Ripeto, scelta sbagliata, ci sta, inesperienza, stiamo capendo un po' come funziona questa moto, io sto imparando a conoscerla. Al Mugello è stato bellissimo perché tutto ci è venuto naturale, abbiamo azzeccato ogni mossa, ma purtroppo non è sempre così e questa è la dura legge del motorsport. Quindi c'è poco da piangere, bisogna solo rimboccarsi le maniche. Io mi devo assolutamente allenare sulle partenze che, come sapete, sono il mio punto debole. Le prossime volte dovremo analizzare molto meglio tutte le varie gomme che abbiamo a disposizione per tutte le condizioni di gara. Siamo stati tratti in inganno dalle previsioni che davano sole a palla domenica, invece esattamente l'incontrario. Pensavamo che la X fosse una scelta praticamente obbligata. Inoltre sicuramente dovremo cercare un assetto un pelo meno aggressivo sull'anteriore, perché fare queste scivolate durante il weekend ti tolgono fiducia e anche quella è fondamentale. Quindi ragazzi, questa gara è andata così, mi spiace un sacco, non molliamo. Prossima gara a Imola, gara doppia, e già lì sarà un punto di svolta per il campionato, perché o si andranno a recuperare dei punti oppure per il campionato sarà già parecchio tosta. Come al solito ragazzi, se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi, se lo siete già attivate la campanellina. Gas, ci vediamo al prossimo video.